Che cosa è questo? Beh, la fantasia, come abbiamo visto e come stiamo scoprendo insieme, è proprio questo, cercare di vedere le cose in maniera differente. Guardatevi intorno un attimo, quanti oggetti ci sono intorno a voi che in verità chiamate con lo stesso nome? Se io mi guardo intorno, per esempio, vedo molti oggetti che posso chiamare sedia. Ad esempio, questi sono 2 esempi di sedie. Li chiamo allo stesso modo, ma quanto sono diversi? Se dovessimo avere un nome per tutte le cose che esistono con le varie caratteristiche, probabilmente il nostro linguaggio sarebbe troppo complesso, quindi questa semplificazione, il fatto che noi abbiamo dei pattern, dei modelli che ci permettono di comunicare dei determinati oggetti, per noi è molto importante. E quindi se il mio amico mi dice che questo è un bicchiere, non posso dargli torto, ha ragione, ma è proprio per questo che noi siamo qui, per andare oltre il modello bicchiere, perché la fantasia è proprio la capacità di andare oltre quello che ci appare scontato e immediato. Immaginiamo che questa sia la nostra mente. Immaginiamo che al bambino gli si cominci a dire, ad esempio, che quando vede un oggetto dove si beve, beh, quello è un bicchiere. E allora si creeranno delle tracce all'inizio leggere, da labili e diciamo molto sottili, si fanno sempre più profonde. Si creano dei veri e propri solchi, dei solchi mentali. Grazie al linguaggio che approfondisce sempre di più questi che possiamo definire dei solchi mentali, si creano dei modelli. Questi solchi che si sono creati non sono altro che le tracce dell'abitudine, della quotidianità. E quindi dov'è che sta la fantasia?